Vediamo adesso le partizioni del diritto. Come accennato precedentemente, bisogna subito mettere in evidenza il fatto che non esistono molti diritti, ma esiste un solo diritto. Il diritto è l'insieme delle norme giuridiche, un insieme proprio come quelli che si studiano a matematica, all'interno del quale ci sono tutte le norme giuridiche. Quindi il diritto è uno. Il legislatore, quando va a emanare una nuova legge, non scrive in fondo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale che questa norma va nel cassettino del diritto privato piuttosto che il diritto del lavoro, piuttosto che del diritto pubblico e all'interno del diritto pubblico nello scompartimento del diritto amministrativo. No, emana una norma che va nell'insieme delle norme giuridiche che fanno il diritto. Poi per ragioni di esposizione concettuale, di comodità di studio e di facilità di apprendimento delle materie si vanno a distinguere diversi rami del diritto e innanzitutto a monte si fa una macro distinzione tra il diritto privato e il diritto pubblico. Vediamo in cosa si distinguono questi due macro oggetti all'interno dell'insieme delle norme giuridiche. Il diritto privato è quello che regola i rapporti tra i privati. Il diritto pubblico invece è quello che regola soltanto i rapporti in cui partecipa lo Stato o un altro ente pubblico, e ovviamente poi in questi rapporti ci potranno essere anche dei cittadini privati, ma nel diritto pubblico lo Stato o l'altro ente pubblico che partecipa a questi rapporti si pone in una posizione di supremazia. Quindi il diritto privato regola i rapporti tra privati, tra due persone, per esempio quando due persone fanno un contratto, e queste due persone, questi due soggetti di diritto, tra i due soggetti di diritto ci può essere anche un ente pubblico. Pensiamo a un comune che prende in affitto una sala per crearvi un centro anziani e paga mensilmente l'affitto ad un privato. Ecco, in quel caso il comune o lo Stato, se prendesse in affitto un palazzo in una città per adibirlo ad ufficio di una grande pubblica amministrazione, in quel caso lo Stato e il comune sono dei privati, cioè si trovano in posizione paritaria rispetto alla persona che affitta loro questi beni. Mentre nel caso del diritto pubblico lo Stato o l'altro ente pubblico si trovano in una posizione di supremazia. Pensiamo quando il comune deve realizzare un campo sportivo, un cimitero, una scuola e espropria il terreno ad un privato, emana un atto di esproprio. Ecco, in questo caso il privato non si può opporre, ovviamente il comune deve rispettare tutta una serie di regole, altrimenti poi l'atto, se venisse impugnato, potrebbe anche essere revocato dal TAR, però una volta che ha rispettato tutte queste regole, il privato non si può assolutamente non si può assolutamente opporre all'esproprio, nel senso che anche con la forza il comune là sopra, ovviamente indennizzando monetariamente il proprietario del fondo, anche con la forza là sopra andrebbe a costruire il campo sportivo, la scuola o un altro immobile di necessità pubblica. Quindi i principi che regolano il diritto privato sono quello di parità tra le parti, quando due persone si accingono a stringere un contratto, sono tra loro in un rapporto di assoluta parità e libertà, è caratterizzato dal principio di autonomia, nel senso che io concludo un contratto se lo voglio, nessuno mi obbliga a concludere un contratto, mentre dalla parte del diritto pubblico i principi che valgono sono quelli di disparità tra le parti, il comune mi espropria il bene, il fondo per costruire la scuola, anche contro la mia volontà, quando ha rispettato tutta una serie di regole, e quindi c'è il principio, in questo caso, della soggezione, quindi non c'è l'autonomia, c'è la soggezione all'autorità pubblica, che sia lo Stato, che sia la regione, che sia il comune, comunque il privato in questo caso si troverà di fronte alla soggezione, si troverà assoggettato all'autorità pubblica. Quindi ci sono questi due macrosistemi distinti dagli elementi che abbiamo appena passato in rassegna e che poi al loro interno, anche in questo caso sempre per comodità di esposizione concettuale e di studio, si vanno a distinguere in ulteriori sottosistemi. Quindi il diritto privato comprende il diritto civile, proprio quello che regola i rapporti tra i cives, quindi quando due soggetti vanno a concludere un contratto e che non hanno ulteriori qualifiche né di agricoltori né di lavoratori
né di imprenditori. In questo caso il contratto sarà regolato dal diritto civile. Il diritto commerciale invece regola tutte le operazioni e tutti i contratti, le locazioni e qualsiasi altro tipo di rapporto che sono messi in atto da un soggetto che però non è un semplice privato, ma è anche un imprenditore. Così come il diritto del lavoro riguarda i rapporti che intercorrono sì tra due privati, ma tra il datore di lavoro e il lavoratore. E così come il diritto agrario poi andrà a regolare tutta una serie di rapporti all'interno del mondo dello svolgimento dell'attività agricola. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il diritto pubblico, sempre per comodità di esposizione concettuale e di studio, si va a distinguere il diritto costituzionale, che quindi è quello che regola l'ordinamento fondamentale di uno Stato e quindi i rapporti tra lo Stato e gli altri enti pubblici, il diritto processuale che regola i procedimenti in campo civile, penale e amministrativo, poi c'è il diritto penale che prevede tutta una serie di sanzioni quando un cittadino commette un reato e quindi va a integrare una fattispecie, va a integrare nella realtà empirica una fattispecie prevista da una norma penale. Il diritto tributario, che come dice la stessa parola, regolerà tutti gli aspetti del pagamento dei tributi da parte dei cittadini e delle imprese allo Stato o altri enti pubblici, e il diritto amministrativo che regola i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, nel cui per esempio rientra quell'esempio al procedimento di esproprio che abbiamo fatto all'inizio. Ripetiamo ancora che tutto questo che abbiamo passato in rassegna è il diritto che è uno e non sono molti.